Immagini dipinte a mano che ci hanno fatto sognare per anni, tanti, quelle di Renato Casaro e di Drew Struzan, due artisti della cartellonistica cinematografica, l'uno italiano, ma internazionale in realtà, e l'altro americano e internazionale, ma soprattutto americano, perché insomma lui ha lavorato con la Mecca del cinema, Hollywood in particolare. Sono scomparsi, l'uno il 30 settembre, l'altro il 13 ottobre del 2025, quindi in questi giorni. E il cinema ha perso due figure chiave, ma probabilmente, diciamo la verità ragazzi e ragazze, li aveva persi o quantomeno lasciati, se li era lasciati alle spalle già da tempo, perché sono andato a farmi una ricerchina veloce, io non sono un grande esperto soprattutto di Renato Casaro, mea culpa, ma ho visto che la filmografia per cui ha lavorato comincia negli anni 30 e arriva fino, su Wikipedia perlomeno, al 1993. E quella di Drew Struzan è ancora un po' più compattata, più ristretta a un periodo che più o meno è fine anni 70 fino a 2008 circa. Le locandine di questi due artisti, anche se non sapevamo che erano disegnate da loro, ci rendevamo conto che avevano qualcosa di più, e film anche minori illustrati da loro, nella locandina naturalmente, conquistavano un'aura, un tono più alto, più nobile e soprattutto più sognante, più meraviglioso. Ecco, questi erano artisti che padroneggiavano il senso del meraviglioso. Ora, questo video è inevitabilmente tinto di nostalgia e quindi non ve lo nascondo. Certo, abbiamo perso due grandi artisti che però già da tempo non ci deliziavano più con le loro opere, con quelle locandine che oggi però possiamo quantomeno sfogliare, e io vi voglio indicare qui sotto in descrizione due titoli, due libri per poter sognare ancora, sfogliando le locandine di questi geni dell'illustrazione nata per attirare il pubblico in sala. E adesso voglio condividere anche con voi qualche ricordo personale. Comunque, qui sotto vi metto il link a due volumi, uno dedicato a Renato Casaro e l'altro a Drew Struzan. Io posseggo solo quello di Drew Struzan, ve lo voglio mostrare, tra l'altro vi consiglio di prenderlo anche perché è scontato del 50%. È questo qui, e i testi all'interno sono stati tradotti dal sottoscritto a suo tempo, quindi è un libro che conosco bene. Come potete vedere ci sono immagini a tutta pagina veramente belle, veramente spettacolari. Insomma, ci sono le locandine di Indiana Jones, di Star Wars, la trilogia prequel. Ci sono film anche magari minori degli anni 80, però come vi dicevo, grazie alle sue illustrazioni, Drew Struzan rendeva questi film belli già prima di vederli. Stiamo parlando di E.T., di Hook, per esempio. Insomma, E.T., ragazzi, dai, allora, di che stiamo parlando? Sono anche illustrazioni della riedizione di Star Wars, Harry Potter, locandine fantastiche. Renato Casaro, però, diciamo la verità, ancora più impressionante, perché costui ha illustrato locandine meravigliose dagli anni 30, ok? Per poi esplodere in tutto il mondo come artista, rispettatissimo, e quindi ha lavorato anche a Hollywood. Queste locandine oggi non si fanno più, ragazzi. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Oggi siamo nell'epoca del tutto e subito e soprattutto del tutto e digitale. Fatto in fretta o comunque, certo, non delegato a un tizio con un pennello in mano che ci mette una settimana magari a fare un quadro bellissimo che poi andrà a illustrare e a presentare un film al grande pubblico. Però quelle locandine, io vi posso soltanto condividere un ricordo personale di quelle locandine e di che cosa significava andare al cinema quando ero piccolino. E ci andavo spesso perché, grazie al cielo, mio papà era molto appassionato di cinema, riposi in pace, e quindi con mia mamma ci andavamo. Eravamo in tre, scendevamo
andavamo in centro, a Torino centro. Quindi qual era l'impressione di un bambino degli anni 80, primi 80, quando per la prima volta, le prime volte andava al cinema? Intanto quella di montare in auto ed essere portato, no? Sul sedile posteriore, ma portato dove? Perché io la prima volta che sono arrivato nel quartiere dei cinema, che una volta non erano in periferia, perché non erano questi multisala, insomma, che esistono adesso, erano i cinema del centro città. Forse dovrei raccontarvi tutto questo con la voce di un vecchietto del Far West, tipo i vecchi cinema di una volta, però vabbè, non lo farò. Erano in centro città e questo fu il motivo per cui io per le prime volte, anzi la primissima in assoluto, mi recai nel centro città di Torino, che, cavolo, era molto diverso dalla zona in cui i miei avevano un negozio e in cui in precedenza ero cresciuto, e cioè periferia. Io monto in macchina, vengo trasportato di sera in centro e arrivo nella zona dei cinema. Scendo, smonto dalla macchina e non riconosco quella città. E mi dico, dove sono finito? A New York? Sono in America? Somiglia molto a quello che ho visto in televisione. Luci, palazzi bellissimi, strade ampie, negozi, insomma tante vetrine e poi le grandi insegne dei cinema, delle sale cinematografiche. Ma come si sceglieva un film all'epoca? Io ricordo che in via Roma c'era, e c'è ancora se non sbaglio, a Torino, un pilastro di un edificio sotto un porticato, e lì sono sempre state affisse in un grande quadrante di piccoli, insomma, rettangoli, una scacchiera di locandine. Ecco, c'era questa grande scacchiera di locandine che occupava il pilastro, un grande pilastro, rivestito di marmo grigio. Ebbene, quindi si arrivava lì in centro con l'idea di andare al cinema, senza aver prima preventivato quale film avremmo scelto, no? E quindi c'erano due possibilità. O si andava in un bar qualunque a chiedere se si poteva sfogliare la pagina degli spettacoli di La Stampa, magari in cambio di un caffè preso al banco, oppure, e quindi si sfogliava La Stampa, si guardava la pagina e lì si vedevano gli orari, i film, e si decideva. Oppure si andava presso quel pilastro e lì c'era questa scacchiera di locandine a colori. E quelle locandine facevano sognare, perché io, come i miei genitori, non sapevamo nulla di cosa fosse uscito al cinema. Non c'era internet, naturalmente, stiamo parlando dei primi anni '80, non c'erano... Sì, c'erano i trailer televisivi, però dovevi essere fortunato e beccarli al momento giusto. Quindi no, tu arrivavi lì e guardavi questa parete di locandine. E lì c'erano quelle di Renato Casaro, c'erano quelle di Drew Struzan, c'erano quelle che ti facevano sognare, la locandina di Ritorno al futuro, di Rambo, di Superman 2, di Greystock. Greystock, la leggenda di Tarzan, era una fotografia, se non sbaglio. Insomma, di film che erano presentati dal pennello di svariati artisti, tra cui i migliori, Renato Casaro, Drew Struzan. Ma geni, perché senza sapere niente di quei film, tu guardavi queste immagini e quello lì sicuramente è un gran film. Perché? Come potevi saperlo? Perché in una sola immagine questi artisti erano in grado di sintetizzare, di veicolare, di suggestionarti, appunto, veicolando questo senso di narrazione completa in una sola immagine, o di emozione completa in una sola immagine. Meravigliosi, straordinari. Pensiamo alla locandina di Conan il Barbaro di Renato Casaro, cioè, ragazzi, di Milius, John Milius. È qualcosa di così, di tanto epico, ma poteva esserlo anche una foto, sì, ma non così tanto, perché c'è un'altra epicità nel disegno, nel tratto, nel pennello, nel fatto che quell'artista è un essere unico e insostituibile nel mondo, e tu vieni a capire che
i talenti che hanno messo insieme e assemblato quel film sono stati così geniali da individuare un altro talento irripetibile in quell'artista, ingaggiarlo, aspettare e comprendere, prima di tutto, che vale la pena di spendere dei bei soldi per avere quella locandina. Da Renato Casaro, da Drew Struzan, e non da uno studio grafico. Capite cosa intendo dire? Era una questione personale. Quelle locandine, quella cartellonistica, era una questione personale. E quella persona era un artista. E quindi tu andavi anche al cinema perché riconoscevi, anche se magari non vedevi firme, non sapevi niente di retroscena, ma riconoscevi che quelli erano artisti. Se tu sei davanti a una locandina di un film e percepisci il valore artistico dell'immagine, non stiamo parlando solo del valore del prodotto, che è una parola che io detesto quando applicata alle opere nate dalla creatività, che possono essere anche prodotti, ma sono anche prodotti. Prima di tutto sono opere, ok? Quindi tu vedevi queste immagini e pensavi, io neanche in tutta la mia vita sarei capace di immaginare un'inquadratura simile, di dare quelle luci all'immagine, quel riflesso negli occhi del personaggio, a rendere così vive quelle persone sulla locandina. Ma più che vive, sono vive di una vita al quadrato, perché non sono esseri umani. Quello della locandina di Conan il Barbaro non è Schwarzenegger, è l'essenza stessa di Schwarzenegger in Conan il Barbaro. Questo grande, magico rispetto per i creativi, i creatori, gli artisti, io l'ho imparato, l'ho assorbito, come tanti di voi naturalmente, anche guardando quelle locandine. A volte i film facevano cagare, ma la locandina restava ed era un capolavoro. Mi chiedo in futuro quanti libri effettivamente varrà la pena di acquistare di artisti della cartellonistica cinematografica del futuro. Per adesso abbiamo questi. Sono scomparsi, negli ultimi anni naturalmente hanno lavorato molto meno, però stiamo parlando di leggende. Quindi ribadisco, qui sotto io vi metto i link per procurarvi questi volumi che sono un distillato di sogni cinematografici e di... Una volta si direbbe di celluloide, ma adesso anche la pellicola naturalmente non è celluloide e naturalmente anche quella è digitale. Questi libri però sono su carta, se volete, i link qua sotto. Eh sì, quella sensazione di arrivare in un altro mondo. Era il centro di Torino, ma per me era Hollywood. Ed era Hollywood anche perché, insieme a tutte le luci, i neon, le vetrine, c'erano, quando arrivavo davanti al cinema, quelle incredibili locandine che, mi sgomentavano in un secondo e io ero già dentro la storia. Quindi grazie a Renato Casaro e Drew Struzan.